Siamo seduti sui talloni, uniamo i palmi delle mani, portiamo i pollici in contatto con il centro del petto. Iniziamo piano piano a distendere la colonna, iniziando dal basso, distendendo la zona lombare, rientrando bene l'addome, risucchiamo un po' l'ombelico verso la colonna. Stiriamo i fianchi, appiattiamo le scapole alla schiena, diamo spazio al torace di aprirsi. Con la prossima espirazione le spalle scendono e il collo finalmente è libero per potersi allungare ancora. Il mento rientra leggermente verso il collo, sentiamo stirare la parte posteriore del collo. Rilassiamo bene i muscoli del viso, lasciamo che le labbra accennino ad un sorriso. E questo sorriso porta luce, porta pace, porta quiete, rasserena tutto il nostro essere. L'attenzione viene portata al respiro, diamo profondità al respiro, inspiriamo ed espiriamo profondamente. E con il respiro andremo a creare spazio dentro di noi. È il nostro spazio sacro, lì dove andranno ad agire tutte le posizioni che praticheremo in questa lezione. È lo spazio dove tutto il nostro essere, il corpo, il cuore, la mente hanno la possibilità di guarirsi, di ritrovare equilibrio. Inspiro ed espiro profondamente. E in questa profondità proviamo a ritrovare quella forza, quella grande forza che è dentro di noi e di cui molto spesso ci dimentichiamo. Allora lasciamo che sia questa forza a guidarci nella pratica. Andremo a portare i pollici al centro tra le sopracciglia. Iniziamo ad inspirare profondamente, cercando di aprire tutta la parte anteriore del corpo. Lo sguardo è al cielo, il capo è sostenuto. Piano piano scendiamo, curviamo la colonna, portiamo gli avambracci a terra. Spingiamo i palmi delle mani e ci portiamo in quadrupedia. Separiamo leggermente i piedi, puntiamo i piedi a terra. Iniziamo a distendere dietro di noi la gamba sinistra. Le mani spingono. Cerchiamo di avvicinare quanto possibile il tallone verso terra. E già iniziamo a sentire la muscolatura posteriore della gamba che piano piano si allunga, si distende. Andremo con gentilezza. Le mani spingono un pochino di più. Il ginocchio destro si stacca dal pavimento. Piano piano spingiamo per avvicinare il più possibile entrambi i talloni a terra. Lo faremo alcune volte. Anche con la gamba destra viene distesa indietro, le mani iniziano a spingere. Sentiamo anche qui l'allungamento profondo e lì dove allunghiamo portiamo sempre il respiro che ci aiuta ad approfondire le posizioni. Le mani spingono un po' di più, sale il ginocchio sinistro. Piano piano, con dolcezza, senza forzare, iniziamo a dare profondità ai movimenti. Ritorniamo, avviciniamo le mani alle ginocchia, spingono i palmi e avviciniamo gradualmente, sempre di più, i talloni a terra. Se facciamo fatica, non importa, arriviamo fino a dove il nostro corpo ci consente, senza forzare, senza
forzare eccessivamente. Poi manteniamo qualche istante. Piano piano allontaniamo i glutei dai talloni. Manteniamo le gambe leggermente piegate, i piedi separati. Abbandoniamo la testa, il tronco, le braccia. Qualche istante. Portiamo le mani dietro, iniziamo a massaggiare con una leggera pressione tutta la muscolatura. Poi portiamo i palmi delle mani appoggiati alle tibie, spingiamo, distendiamo le gambe, distendiamo la schiena, lo sguardo è a terra. Espirando, le ginocchia si ripiegano, i palmi scivolano verso il dorso dei piedi. Inspiro, distendo le gambe, risalgono i palmi, sguardo a terra. Ancora. Scendiamo. Mani ai lati dei piedi, iniziamo a piegare e a distendere alternativamente le gambe. E poi lo faremo insieme, piego e distendo. Possiamo intensificare separando ulteriormente i piedi. Infiliamo le mani all'interno, dapprima uniamo i palmi. E poi portiamo le mani alle tibie opposte. Qui avremo addome e petto aderenti alle cosce. Piano piano li manteniamo in contatto mentre distendiamo e pieghiamo le gambe. Manteniamo le gambe distese, portiamo i palmi delle mani dietro sui talloni. E anche qui cerchiamo per quanto riusciamo, se è eccessivo mantenere le gambe distese, le manteniamo leggermente piegate. L'importante è sentire un po' la muscolatura che inizia a distendersi. Se invece riusciamo a distenderle completamente, iniziamo a far aderire la parte anteriore del corpo alle cosce, quindi dapprima l'addome, se l'addome tocca, scendo progressivamente con il petto e solo poi con il viso. Ritorniamo, portiamo le braccia allungate un pochino più avanti, arretriamo con il peso, lo portiamo sui talloni per sollevare le piante dei piedi, diamo forza alle gambe, contraiamo bene i quadricipiti. Lo faremo più volte. Se desideriamo mantenere la posizione, rendendola un pochino più intensa, possiamo appoggiare le piante dei piedi su dei mattoni, manteniamo qualche istante, forti le gambe, qualche bel respiro profondo. Manteniamoli dov'è il piede destro, un bel passo indietro con la gamba sinistra, andiamo in affondo, ginocchio sinistro a terra, ricordiamo gli allineamenti, ginocchio, caviglia, diamo già forza alla gamba sinistra, gluteo ben contratto, spingiamo un pochino in avanti il bacino. Piano piano andremo a distendere la gamba destra arretrando con il bacino, lo faremo più volte. E poi possiamo mantenere alcuni istanti la posizione, la coscia sinistra è perpendicolare al pavimento, questa è Ardha Hanumanasana. Anche qui possiamo utilizzare i mattoncini se la posizione è intensa, quindi possiamo usare l'altezza massima del mattoncino oppure adeguarla a quello di cui abbiamo bisogno. Contraiamo sempre bene la gamba e proviamo anche qui, se vogliamo approfondire, a scendere addome, petto, qualche respiro profondo, la caviglia è ben flessa e piano piano risaliamo. Possiamo anche arretrare
avvicinando il gluteo sinistro al tallone e rendere un po' più intensa la posizione. Scivoliamo in avanti, pieghiamo la gamba nuovamente, stacchiamo da terra il ginocchio sinistro, gamba forte, gluteo forte. Piano piano andremo a distendere la gamba destra e a piegarla. Manteniamo per qualche istante, manteniamo la caviglia destra flessa, gambe sempre forti, le dita dei piedi sono entrambe rivolte in avanti. Se troviamo eccessiva la distanza tra i piedi possiamo avvicinarli in modo da lavorare con più facilità. Possiamo alternare l'appoggio del piede destro e del piede sinistro a terra. E poi manteniamo, anche qui se abbiamo bisogno possiamo sempre usare i supporti per praticare in modo corretto, mantenendo sempre gli allineamenti. Possiamo scendere con la pianta del piede e eventualmente approfondire. Ora flettiamo nuovamente la caviglia, scivoliamo indietro se riusciamo a gamba tesa. Con la gamba destra e ci portiamo in Adho Mukha Svanasana. Anche qui dapprima le gambe sono morbide e possiamo alternare le gambe nel piegarle e nel distenderle. E poi insieme piego entrambe le ginocchia e distendo. Piego entrambe le ginocchia e distendo. Manteniamo per qualche istante. Possiamo aiutarci ulteriormente ad avvicinare il tallone a terra usando il dorso del piede e spingendo verso il basso. Manteniamo per qualche istante la posizione, portando il respiro dietro nei muscoli posteriori delle gambe. Respiri ampi e profondi. Possiamo intensificare questo profondo allungamento sollevando le dita dei piedi. Se riusciamo, a gamba tesa, camminiamo verso le mani. E da qui ci prepariamo per rifare la sequenza dall'altro lato. Manteniamo ora lì dov'è il piede sinistro, un bel passo indietro con il piede destro, la gamba destra. Scendiamo con il ginocchio a terra, ricerchiamo l'allineamento. Per intensificarlo scivoliamo un pochino indietro con il ginocchio. Diamo forza alla gamba destra, al gluteo destro. Anche qui piano piano iniziamo a distendere e a piegare la gamba sinistra. Quando lavoriamo in modo asimmetrico è sempre interessante verificare quanto risulta più facile, più difficile, più profonda la posizione sia dal lato destro sia dal lato sinistro. Magari proviamo ad osservare le differenze, manteniamo la posizione sempre, seguiamo gli allineamenti, la gamba è sempre forte, possiamo scendere, anche intensificare se vogliamo, usando il palmo della mano per flettere un po' di più e anche qui possiamo arretrare. Ritorniamo in avanti scivolando con il tallone sinistro. Pieghiamo nuovamente la gamba sinistra, solleviamo il ginocchio destro e piano piano andremo a distendere e a piegare la gamba sinistra. Manteniamo, anche qui adeguiamo le distanze se i piedi sono eccessivamente distanti uno dall'altro e alterniamo l'appoggio del piede destro e sinistro a terra. Manteniamo per qualche istante.
Appoggiamo la pianta del piede e vediamo se riusciamo ad approfondire. Anche qui a gamba tesa proviamo a scivolare indietro e riportarci in Adho Mukha Svanasana. Riprendiamo ancora il movimento alternato delle gambe, dapprima una alla volta e poi insieme. Manteniamo, se abbiamo bisogno, ancora il dorso del piede va ad intensificare. E ancora possiamo sollevare le dita dei piedi. A gamba tesa, se riusciamo, camminiamo verso le mani e ci sediamo. Scivoliamo con la gamba destra. Raccogliamo la gamba sinistra, portiamo la tibia parallela al pavimento, spostiamo il ginocchio all'esterno della gabbia toracica, proviamo a spingere un po' indietro il ginocchio lavorando sulla parte posteriore della coscia e sentiamo tirare anche il gluteo. Spingiamo e distendiamo, spingiamo e distendiamo, cercando di mantenere la schiena ben dritta, anche la gamba a terra sarà forte. Poi manteniamo, avviciniamo la gamba al tronco, schiena dritta, gambe forti, forti, forti. Se sentiamo il bisogno di un piccolo aiuto, abbiamo sempre la cinghia a disposizione. Manteniamo. Piano piano scendiamo. Scivola indietro la gamba destra, si distende la sinistra, diamo forza. Andremo a portare la tibia parallela al pavimento, spostiamo lateralmente il ginocchio, anche qui spingiamo indietro e distendiamo, schiena ben dritta, spingo indietro e distendo. Lo faremo alcune volte per poi mantenere schiena dritta. Cerchiamo di avvicinare quanto possibile la gamba al corpo. Riappoggiamo e scivoliamo in avanti. Sempre le gambe ben forti, la schiena ben dritta. Proviamo piano piano ad usare dapprima la cinghia, che così agevoliamo un pochino la discesa in Paschimottanasana. La schiena è ben dritta, le scapole piatte, le gambe forti, le caviglie ben flesse. Le mani scivolano sulla cinghia e portiamo dapprima il tronco obliquo rispetto al pavimento. Manteniamo alcuni istanti, faremo aderire bene la parte posteriore delle gambe a terra. Se sentiamo difficoltà possiamo aiutarci con un plaid ripiegato sotto i glutei o addirittura un cuscino o un mattoncino. Ci possiamo sedere in modo da rendere un po' più facile la posizione. Quindi manterremo alcuni respiri. E poi possiamo scendere progressivamente. Se tira eccessivamente possiamo piegare un pochino le gambe, altrimenti se ci sentiamo già pronti possiamo scendere dapprima con l'addome. Se l'addome tocca scendiamo con il petto, se il petto tocca possiamo scendere con il viso e possiamo dedicare a Paschimottanasana qualche respiro profondo, le gambe attive. Se questa posizione ci risulta impegnativa, possiamo usare dei cuscini e mantenerla anche in modo più prolungato. Possiamo tenerla un pochino di più, godendocela, dando sempre un po' di tono alle gambe. Se invece vogliamo renderla più profonda questa posizione, possiamo sovrapporre i talloni al mattoncino e provare questa versione più intensa, oppure sempre per intensificare possiamo portare il mattoncino dietro
alle piante dei piedi e quindi creare un maggior spazio, addirittura possiamo usarne anche due, quello di cui abbiamo bisogno per rendere la pratica profonda. Scendiamo poi a terra. Piano piano, progressivamente, adagiamo ogni singola vertebra e poi il capo viene sostenuto da entrambe le mani. Scendiamo. Distendiamo le braccia al di là del capo, le apriamo lateralmente, andremo ad accogliere la gamba destra al petto, richiudiamo le braccia, intrecciamo le dita delle mani sulla tibia, scivola il tallone sinistro, la gamba si distende bene a terra. Poi portiamo le mani intrecciate dietro sulla coscia, distendiamo bene la gamba, le mani tirano. Se vogliamo mantenerla un po' più a lungo, usiamo sempre la cinghia. Qualche bel respiro profondo. E poi ripieghiamo la gamba sinistra, la raccogliamo al petto, le mani intrecciate, scivoliamo con la gamba destra, mani intrecciate dietro alla coscia, distendiamo bene la gamba sinistra e tiriamo. Se vogliamo mantenerla un po' più a lungo, usiamo la cinghia. E poi lavoriamo con entrambe le gambe distese verso l'alto in Stambhasana. Possiamo usare la cinghia passata sotto le dita dei piedi, tiriamo bene. Oppure possiamo indossare la cinghia, la portiamo nella parte alta della schiena, nel dorso. Anche qui la misura dipenderà da quanto vogliamo lavorare intensamente. Più corta è la cinghia, più le gambe saranno invitate ad avvicinarsi al tronco. Quindi distendiamo e possiamo mantenerla qualche respiro di più. Apriamo le braccia lateralmente, lasciamo scendere verso destra la gamba destra, richiudiamo con la sinistra, la mano destra può afferrare l'esterno del piede sinistro, attenzione alla scapola sinistra che tende a sollevarsi, la spingiamo bene a terra, il capo ruota e lo sguardo è alla mano sinistra. Qui possiamo abbandonarci a qualche bel respiro profondo, magari a dei respiri addominali che vanno a massaggiare in modo più intenso l'addome. Inspiro, gonfio l'addome ed espiro, l'addome rientra. Piano piano risale la gamba sinistra e poi la destra. Andremo ora a far scendere la gamba sinistra lateralmente, scende anche la destra. Cerchiamo di sovrapporre i piedi, a volte in questo caso la destra può risultare un po' più arretrata rispetto alla sinistra. Se riusciamo a sovrapporre i piedi bene, sempre l'attenzione alla scapola destra che faremo scendere bene a terra. Lo sguardo alla mano destra, anche qui la respirazione profonda ci aiuta a massaggiare l'addome, a renderlo più morbido. E ritorniamo, risale la gamba destra, risale la gamba sinistra. Riavviciniamo le gambe, le ripieghiamo e chiudiamo in un grandissimo abbraccio. Dondoliamo a destra, a sinistra, massaggiamo bene tutta la muscolatura. Possiamo anche utilizzare, se abbiamo a disposizione, una parete. Ci portiamo
in appoggio lateralmente, scendiamo e appoggiamo entrambe le gambe alla parete, accogliamo la gamba destra, accogliamo la gamba sinistra. Lo faremo alcune volte. E poi insieme. Bene, ci portiamo ora in Shavasana, distesi a terra, per un fantastico rilassamento. Distendiamo bene le gambe, le indirizziamo verso gli angoli del tappetino. Ora le gambe possono finalmente ammorbidirsi, abbiamo lavorato in profondità. Ora abbiamo bisogno di lasciar sedimentare il tutto, quindi le gambe sono morbide, gli concediamo ora di rilassarsi. Se le gambe sono morbide, i piedi possono aprirsi bene verso l'esterno, adagiamo bene la schiena a terra, le braccia sono leggermente distanti dal corpo. Rivolgiamo bene i palmi verso l'alto e quando i palmi ruotano verso l'alto si aprono le spalle, si apre il petto, si apre il cuore. Chiudiamo gli occhi, rilassiamo i muscoli del viso, le labbra accennano ad un sorriso. Ritroviamo il respiro ampio e profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Lasciamo sedimentare per qualche istante tutte le posizioni che abbiamo praticato in questa lezione. Shavasana serve proprio a questo, a raccogliere tutti gli effetti, tutti i benefici di ogni singola posizione. Diamo così il tempo al corpo, al cuore, alla mente di assorbire tutto ciò che abbiamo fatto durante la lezione. Dirigiamo ora l'attenzione alla muscolatura posteriore delle gambe e proviamo a percepire le vibrazioni in questa zona. Queste vibrazioni sono dovute al lavoro muscolare che abbiamo fatto. Sentiamo che queste vibrazioni creano energia, un'energia calma e luminosa. La sentiamo scorrere nelle nostre gambe, rendendole leggere, morbide, rilassate. Abbiamo lavorato in profondità per lasciare andare, per liberare, per portare equilibrio. Sentiamo nascere in noi una sensazione di soddisfazione verso noi stessi, perché ci siamo impegnati, perché abbiamo avuto coraggio, forza e pazienza con noi stessi. Perché a volte abbiamo delle aspettative che magari hanno bisogno di tempo, quindi siamo grati a tutto il nostro essere, al nostro corpo specialmente, per la pratica che ci ha permesso di fare a qualsiasi livello in cui abbiamo praticato, ci ha portato grandissimi benefici, allora noi siamo soddisfatti e grati per tutto ciò che questa lezione ci ha regalato.
Ed ora diamo profondità all'inspirazione e all'espirazione. E questa profondità ci permette di ricontattare il nostro corpo per risvegliarlo, piano piano, in modo dolce e gentile. E lasceremo che il corpo si muova come più desidera, come sente il bisogno di fare. E poi ci portiamo sul fianco destro per qualche istante ancora. E quando ci sentiamo pronti, mantenendo gli occhi chiusi, ci portiamo seduti a terra, in Siddhasana. A gambe incrociate avremo la gamba sinistra ripiegata davanti al corpo, la gamba destra davanti alla sinistra, i talloni allineati. La schiena ben allungata, ben dritta. Uniamo i palmi delle mani, portiamo i pollici in contatto energetico con il nostro cuore, chiniamo leggermente il capo in avanti. Ci riconnettiamo per qualche istante ancora con la profondità del nostro essere, con quello spazio che abbiamo creato all'inizio della pratica, il nostro spazio sacro. È lì che abbiamo praticato, è lì che abbiamo lavorato, è lì che abbiamo portato guarigione. E poi apriamo gli occhi verso il basso, portiamo i pollici al centro tra le sopracciglia. E io vi ringrazio di cuore per avermi dedicato il vostro tempo e la vostra energia e per aver praticato con me oggi. Grazie infinite. Namaste.